Ciao a tutti per il tempo, sono Sere. Oggi proviamo a parlare di un fumetto molto famoso. Si tratta di una striscia che ha debuttato sui giornali americani negli anni 50 e, come ormai avrete capito dal titolo, si tratta dei Peanuts di Charles Monroe Schulz. Tutti conoscono Snoopy o Charlie Brown, ma oggi parliamo di un personaggio meno conosciuto, Franklin. Partiamo dall'inizio. Tra fine anni 40 e inizio anni 50, Schulz crea i personaggi che tutti noi conosciamo, con il nome di Lil Folks. Ma è solo nel 1950 che inizia la distribuzione per i grossi quotidiani e gli viene imposto di cambiare nome in Peanuts. Il nome viene usato per indicare i posti del teatro più economici o un pubblico fatto di bambini. In un'intervista dell'87, Schulz si lamentò di questa scelta indicandola come poco dignitosa verso il suo umorismo, e questo lo si può notare dai titoli per le opere televisive, da lui approvate, dove quasi mai il termine appariva. Inizialmente i personaggi erano solamente 4: il determinato Charlie Brown, Shermie, che ha il privilegio di essere il primo personaggio a pronunciare una battuta nella storia dei Peanuts, ma che, a causa del suo ruolo di semplice spalla, andrà pian piano ad apparire sempre meno negli anni, con la comparsa di personaggi ben più strutturati. Patty, primo personaggio femminile ad apparire, anche le sue comparse andranno pian piano a diradarsi e poi a sparire, con l'avvento di personaggi femminili più forti come Lucy o Piperita Patty. E ovviamente Snoopy, il cane di Charlie Brown, che nasce come semplice cane per poi diventare uno dei personaggi più amati e interessanti della serie. A lui sarà affidato nel 1999, sotto forma di lettera scritta dallo stesso Snoopy, la lettera d'addio di Schulz, che dopo 50 anni annuncia il suo ritiro. Come potete notare, i personaggi dei Peanuts cambiano continuamente e nel corso degli anni ne appaiono sempre di nuovi, portando nuove caratteristiche, nuovi approcci e nuove relazioni che rendono la striscia dei Peanuts un fenomeno infinito, capace di non stufare mai e di appassionare lettori in tutto il mondo. In Italia la striscia arriva nel 61 grazie a Eric Salerno, che la porta su Paese Sera. Il quotidiano cambia il nome di Charlie Brown in Pierino e toglie ogni riferimento alla cultura americana, rendendo la striscia più comprensibile al pubblico italiano, ma ovviamente modificandone i significati. I Peanuts infatti hanno sempre cercato di parlare della cultura e società americana tramite i personaggi e le situazioni, e anche grazie a questo il fenomeno Peanuts è divenuto soggetto di saggistica e di studi. Sono gli anni 60 quando Schulz e Harriet Glickman, una maestra elementare, entrano in contatto per corrispondenza. I due sono d'accordo sulla necessità di fare qualcosa contro la discriminazione razziale. Appare nella testa di Schulz il personaggio di Franklin. Ma, non convinto che il personaggio possa apparire come veritiero, ci vuole un po' prima che l'autore si convinca a pubblicarlo. È il 31 luglio 1968 e nella striscia estiva appare per la prima volta Franklin Armstrong, personaggio di colore il cui padre è soldato in Vietnam. Come penso sappiate tutti, il 68 è ricordato come un anno di rivoluzione in tutto il mondo occidentale, ma in particolare l'America fu teatro di accese proteste contro la guerra in Vietnam, dei movimenti per i diritti umani e dell'assassinio pochi mesi prima di Martin Luther King. Per essere sicuro di creare un personaggio veritiero, Schulz si affidò, tramite la maestra Glickman, ad alcuni afroamericani che diedero il loro contributo, confermando a Schulz che il personaggio creato non fosse solamente frutto del pietismo verso una comunità a cui non apparteneva, ma che avesse anche qualcosa da dire. Tra questi afroamericani ricordiamo Kenneth C. Kelly, che aveva combattuto per la parità di diritti nel settore immobiliare, Monica Gunning, scrittrice di libri per bambini e poetessa, e il consigliere comunale Tom Bradley, futuro sindaco di Los Angeles. Il pubblico in generale apprezzò il personaggio di Franklin, tranne alcune frange conservatrici che scrissero allo stesso Schulz per una vignetta in particolare che vedeva Franklin seduto nella stessa classe di altri ragazzi bianchi.
Una battaglia che all'epoca in alcune zone degli Stati Uniti era ancora molto accesa, ma Schultz non li degnò di risposta e proseguì il suo lavoro. Schultz fece la scelta più giusta possibile per l'epoca. Lo trattò come un normale bambino, aspetto che magari adesso ci fa dire «beh, mi sembra normale», ma che per l'epoca non lo era per nulla. Questa sua sensibilità e voglia di rappresentare senza stereotipi, ma anche senza pietismi, il personaggio di Franklin, fu però anche il tallone d'Achille del personaggio. I Peanuts vivevano su personaggi fuori dalle righe e Franklin era un personaggio troppo normale, che non permetteva di creare situazioni particolari se non si considerava il colore della sua pelle. Lo stesso Schultz ammise: «Non ci ho mai fatto molto con Franklin, perché io non faccio cose razziali. Il personaggio non è comunque sparito a differenza di molti altri, anzi la sua ultima apparizione la si può trovare nella striscia del 5 novembre del 99, nonché in molte versioni televisive o cinematografiche del fumetto, come il film del 2015. Il lavoro di Schultz terminò nel 2000. L'ultima striscia venne pubblicata il 13 febbraio 2000, il giorno dopo la morte dell'autore. L'autore, nel testamento, proibì la continuazione delle strisce da parte di qualcun altro, ma il successo dei Peanuts non terminò mai e ancora oggi le ristampe vendono moltissime copie. Personaggi che vivono il loro tempo e allo stesso tempo sembrano cristallizzati, risultando eterni nelle tematiche.